Ciao, bentornata o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Arredare una casa piccola può essere sfidante, soprattutto riuscire a non farla sembrare più piccola di quello che è, rendendola soffocante. Come sempre le accortezze ci sono, nella fattispecie 7 trucchi che faranno apparire la casa più grande. Vediamoli insieme. Prima di cominciare, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa, ricordati di iscriverti al canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti anche un bel like al video e partiamo! Pronto a vedere i 7 trucchi per ingrandire, almeno otticamente, una casa piccola? Partiamo subito. In una casa piccola è importante mantenere il più possibile l'armonia e una delle cose da fare è evitare il più possibile i contrasti. In una casa piccola quindi sarà importante cercare di avere tutto dello stesso colore: muri, soffitti, porte, battiscopa, pavimenti. L'omogeneità di colori e quindi la mancanza di contrasti aiuterà a far sembrare l'ambiente più grande. Attenzione che questo non significa per forza avere tutto bianco o comunque chiaro. Potresti decidere anche di avere tutto scuro. I cambi di colori, contrasti appunto, creano dei conflitti e questi rimpiccioliscono visivamente gli spazi. Sempre per evitare confini, sarebbe bene avere lo stesso pavimento per tutta la casa. Anche se fosse tono su tono, il cambio di materiale o peggio di fantasie creerà comunque una sorta di linea di demarcazione. Usa anche piastrelle il più grandi possibili per limitare la vista delle fughe. È un'ottima idea mantenere questa omogeneità anche con i mobili più grandi, tende ed eventuali tappeti, mantenendo il più possibile quindi un tono su tono. Si potrà giocare con i colori, se si vuole, con elementi più piccoli e le decorazioni. Per movimentare un po' il tono su tono, che altrimenti potrebbe risultare noioso, basterà giocare con materiali e finiture diverse. In spazi piccoli sarà importante massimizzare il più possibile gli spazi e per questo proposito ci sono 2 tipi di arredi che possono aiutare in questo. Gli arredi multifunzionali, ovvero arredi che possono avere più funzioni in una, come per esempio un letto o un divano contenitore, oppure un coffee table che si trasforma completamente per diventare un tavolo da pranzo o in parte per diventare per esempio una scrivania. Molto utili ci sono però anche gli arredi pieghevoli, come potrebbe essere una console che, quando aperta, diventa un tavolo da pranzo. Questo ti permetterà di avere più respiro quando il tavolo da pranzo non serve. Naturalmente esistono anche le sedie pieghevoli che puoi ritirare o, perché no, anche appendere al muro. Questa tipologia di arredo è sempre più necessaria e quindi si è evoluta negli anni, diventando anche davvero molto bella, permettendoti di non dover sacrificare il design e l'estetica per la funzionalità. Studia bene gli spazi e di che cosa hai bisogno per la tua vita di tutti i giorni, per scegliere la tipologia di arredo più adatta alle tue esigenze. Un'altra accortezza sarà quella di prendere elementi che abbiano dei piedini e che non appoggino direttamente a terra. Questo fa percepire all'occhio dello spazio sotto, dando maggior respiro all'ambiente. Ingannare la mente è davvero molto facile, è sempre solo questione di percezione. Accentuare ed enfatizzare le altezze è un modo meraviglioso per far sembrare visivamente gli spazi più grandi. Un primo modo per fare questo è usare, ove possibili,
mobili a tutta altezza che oltretutto danno la possibilità di maggior spazio per riporre. Se si utilizzano le tende a drappeggio sarà importantissimo che siano appesi il più possibile vicino al soffitto e che sfiorino il pavimento. Evitiamo barriere ottiche con tende troppo corte. Sostituisci le piantane e le lampade da tavolo con lampade da parete. Illuminerai correttamente lasciando libero pavimento e superfici varie. Se poi prendi delle lampade particolari, magari con le braccia, potrai anche creare un po' di scenografia. Un altro modo per enfatizzare le altezze è usare piante molto alte. Le piante poi daranno anche un tocco di movimento, creando un interesse visivo e porteranno un tocco di freschezza. A proposito di interessi visivi, in un ambiente piccolo il punto focale diventa quasi essenziale e il modo migliore per farlo è usare dei quadri molto grandi che attraggano subito lo sguardo e l'attenzione. Sottolineo il fatto che debba essere un unico quadro grande piuttosto che una galleria di quadri, in modo non solo da creare un interesse visivo maggiore, ma anche per evitare di restringere visivamente l'ambiente. Tanti quadri infatti avranno tanti bordi e creeranno dei confini che abbiamo già visto più volte e fanno percepire gli ambienti più piccoli. Non solo, tanti quadri, anche se perfettamente messi, creano anche un certo disordine visivo e di nuovo restringono otticamente gli spazi. Riprendendo il punto precedente, l'ordine negli spazi piccoli è una cosa essenziale. Tante cose, tutte mal riposte, creano confusione visiva e questa, come già detto, farà percepire gli ambienti affollati e quindi più piccoli. Ritira tutto quello che puoi e sistema in ceste o scatole quello che è alla vista. In commercio esistono davvero tantissime soluzioni per poter tenere tutto ordinato. Gli specchi si sa riflettono e questo negli spazi piccoli è davvero un aiuto non indifferente. Infatti si potranno raddoppiare luce e spazi. Si può pensare di specchiare un'intera parete per dare l'illusione ottica di uno spazio in più. Se l'intera parete fosse un po' troppo per i tuoi gusti, puoi comunque usare specchi grandi in modo da moltiplicare quanta più luce possibile. Inoltre questi specchi grandi sono anche molto scenografici e possono essere un elemento di stile in più che non guasta mai. Attenzione a non cadere nel comune errore di pensare perché ho spazi piccoli devo avere mobili ed elementi piccoli. Tutto troppo piccolo rimpicciolerà gli spazi, oltre ad aumentare il rischio di riempire troppo e creare così del caos visivo che di nuovo farà percepire l'ambiente ancora più piccolo. Tenente sempre presente le proporzioni, è bene giocare con le grandezze, prendendo elementi più grandi ed elementi più piccoli. Studia bene cosa è importante e funzionale per te e prendilo confortevole, magari un po' più grande. Accompagnalo poi a pezzi più piccoli. Il gioco di grandezze aiuterà a ingrandire visivamente gli spazi. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre, prenota la tua consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Se poi non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie per essere stato con me. A presto!